Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Come andrà la vostra settimana? Vediamo prima di tutto le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo le cicogne. Possiamo aspettarci un inizio con delle novità che possono arrivare da notizie, informazioni, da lontano anche, e possono esserci nuovi incontri, cambiamenti interessanti, perché è una carta comunque di fermento e di movimento e anche molto legata a partenze, ritorni, trasferimenti, viaggi, spostamenti. Questo periodo ci sta anche, cioè se siete già in fase quindi proprio di preparazione al viaggio, allora ovvio vi auguro un buon viaggio. Se invece state pianificando, state valutando, allora magari c'è da rivedere gli ultimi dettagli o proprio pianificare per il futuro, quindi da realizzare successivamente. Diciamo che in questa settimana si possono trovare delle buone offerte, buone occasioni, non solo, poi in genere il bouquet indica varie cose di ottenimento, di successo, di festeggiamento, novità in senso lato, a volte può essere anche qualcosa di bello e di spensierato, di gioioso, altri, cioè degli eventi, per altri aspetti può anche riguardare noi a livello personale, quindi ottenere soddisfazione, apprezzamento, un dono, un premio, quindi è una delle carte secondo me più belle e da accogliere quando salta fuori. Magari queste possono innescare dei meccanismi che ci danno la possibilità di riflettere su alcune cose, io direi soprattutto sulle comunicazioni, perché la lettera ci indica questo: notizie, messaggi, possiamo essere abbastanza nervosi se non riceviamo alcune informazioni. Io direi di valutare un attimino, perché è vero quando esce questa carta che possiamo aspettarci delle notizie, delle comunicazioni, quindi anche qualcuno che si fa sentire, però in realtà non è detto che avvenga. Ricordo sempre che è una stesura generica, quindi si consiglia anche di fare attenzione a ciò che comunichiamo e quindi, cioè, se stiamo aspettando magari di sollecitare o di fare un qualcosa per verificare, valutare queste informazioni. Se magari appunto abbiamo proprio esigenza noi di comunicare, magari di vedere, valutare se è il momento giusto per farlo. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Troviamo anche un po' quelli di aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con i vari ambiti, partiamo dall'amore. Amore, coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo l'Aquilesa, perfetta energia. Questa carta ci fa capire che l'ambiente è positivo, è costruttivo, può essere anche abbastanza dinamico, perché magari alcune circostanze possono aiutarci a favorire, diciamo, benessere o anche per progetti e situazioni da realizzare. Quindi di sicuro cerchiamo di accogliere questa bella energia, perché come vi dicevo è benessere, massima intesa con compatibilità e appagamento. L'appagamento
esserci per, come vi dicevo sin dall'inizio, delle belle situazioni, delle novità, delle cose interessanti che ovviamente coinvolgono, entrambi, parlando di coppia o come vi dicevo anche può essere un'amicizia o un familiare. Il papavero spezza un po', questa energia nel corso della settimana e, quindi, forse non dobbiamo farci trascinare e coinvolgere da emozioni troppo forti, da alcune cose che magari dobbiamo cercare di o lasciare andare se sono atteggiamenti o comunicazioni, che ci fanno innervosire e che ci portano solo tensione. A volte possono essere anche delle situazioni esterne che, vanno a creare tensione. Ecco perché è meglio creare distacco, meglio non dare soddisfazione e quindi non perdere tempo, su alcune persone. Anzi, se si tratta poi di alcune situazioni magari, ecco, meglio cercare quella intesa che vi può aiutare a migliorare insieme. Per i single vogliono dire che è vero ci possono essere delle novità, delle situazioni che possono piacere e possono non piacere. Se si tratta di quelle vecchie situazioni o quelle che sono in via di sviluppo, che non vi convincono, che, non vi stimolano, non vi piacciono assolutamente, allora si può avere a che fare ancora con queste cose e, diciamo che ci sono secondo me delle situazioni passeggere, quindi o da lasciare andare perché non c'è interesse, o da accogliere se lo desiderate come una piccola trasgressione, qualcosa di diverso dal solito, una possibile, avventura. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. A proposito un po' di confusione e di fermento, di agitazione, è vero che la nostra cicogna può portare quel fermento lì, direi di accogliere solo le cose più positive, di lasciare andare quelle che, vi gettano solo confusione. In effetti questa carta dei deliranti può essere sia positiva perché magari delle notizie che ci fanno agitare possiamo cogliere, come vi dicevo, solo quelle di nostro interesse, ma invece dobbiamo fare attenzione a non cogliere quelle che ci portano a commettere un'imprudenza, oppure ci portano ad essere ancora più confusi. Quindi di scindere le cose, quelle positive, quelle che possono riguardare una bella opportunità per noi di crescita, di trovare magari quello che stiamo cercando come informazioni, come indicazioni, ma soprattutto quelle che noi sappiamo che ci possono servire per sviluppi futuri e quindi accogliere soddisfazioni. Questo sarà importante per voi perché come vedete ci sono delle belle energie positive per chi è al lavoro, anche per chi è in cerca, perché possono arrivare delle novità interessanti, ne possono essere anche più di una, quindi come vi dicevo di lasciare andare quelle che a livello intuitivo sapete già che non vanno al caso vostro e invece di accogliere quelle che, vi porteranno o a iniziare effettivamente un lavoro, anche in questo periodo, diciamo, perché no, però vedendo l'artista in realtà si può trattare anche di quella fase di rinnovamento, di raccoglimento di informazioni e preparazione di cose che andranno a realizzarsi successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!